Buonasera, benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi voglio condividere con voi la riparazione del termostato di un ferro da stiro roventa. Questo ferro da stiro non dà nessun segno di vita. Andiamo ad aprirlo per cercare di ripararlo. Innanzitutto, per aprire questi ferri da stiro occorre un inserto Torx con perno centrale, esattamente come questo che vedete in figura. Una volta rimossa la vite di fissaggio del coperchio posteriore, abbiamo accesso al connettore di alimentazione di questo ferro da stiro, che possiamo andare subito a testare per verificare la presenza della tensione 220 volt e scongiurare una interruzione del cavo di alimentazione. Questo cavo presenta anche la lampada spia innestata. Inserisco la spina della 220 e con un tester sulla portata corrente alternata a fondo scala 700 volt vado a misurare la presenza della tensione 220 volt sul mio connettore per verificare che il cavo sia in buono stato. Fatta questa doverosa verifica, mi concentro sul ferro da stiro. Abbiamo 4 pin di connessione. Sul primo pin abbiamo il ritorno dell'accensione della resistenza a cui si collega anche una lampada spia con il relativo neutro. Il secondo è l'ingresso della fase proveniente dal cordone di alimentazione che fa capo al termostato di accensione o spegnimento della resistenza, il collegamento blu del neutro e infine il collegamento di messa a terra collegato alla carcassa metallica del nostro ferro da stiro e alla terra del nostro impianto. Prima prova che possiamo fare è andare a cercare la resistenza elettrica collegandoci con il multimetro sulla portata resistenza ai due pin fase e neutro, facendo però scattare il termostato per verificare la presenza della resistenza. Questa misura dà esito negativo, quindi non riesco a vedere la resistenza anche girando il termostato. A questo punto non ho altra scelta di aprire il ferro da stiro e vedere sulla piastra se posso effettuare la riparazione. Lascio alle immagini, ci vediamo alla fine. Bene, una volta smontato tutto il nostro ferro da stiro con il multimetro sulla portata resistenza alla scala più bassa, andiamo a verificare la presenza ohmica di questa resistenza sui due terminali di connessione della stessa. Dovremmo leggere un valore di circa 26 ohm a seconda del wattaggio del ferro da stiro. Ad esempio, per un ferro da 1800 watt dovremmo leggere circa 27 ohm. A questo punto la resistenza è intatta e il principale imputato risulta essere il termostato, che evidentemente non riesce a commutare su questi due pin per l'accensione della resistenza. Probabilmente il suo contatto risulta o usurato o evidentemente c'è qualcosa che impedisce il contatto. Andiamo ad effettuare la misura del termostato girando l'apposita manopola e vediamo che in effetti il termostato non stabilisce il contatto tra i due terminali di accensione. Di conseguenza probabilmente bisogna effettuare una pulizia di questi due contatti.
Contatti che nel tempo si possono ossidare, bruciacchiare e quindi non realizzano più la conduttività. Per effettuare questa pulizia di questo contatto del termostato vado a procurarmi della carta vetrata a grana finissima come questa che vedete e vado a passarla leggermente sia nella parte superiore che nella parte inferiore di questi due contatti in modo da ripristinare la conduttività. A questo punto il mio termostato dovrebbe essere tornato come nuovo a fare contatto correttamente in base alla temperatura e a me non rimane che effettuare un piccolo test con il mio multimetro sulla portata di continuità per verificare che adesso ci sia appunto la conduttività sui due terminali facenti capo al termostato. Ed infatti il test di continuità ci rivela che il nostro termostato adesso funziona correttamente in quanto vedete che girando la manopola i due contatti vengono a chiudersi. A me non rimane che rimontare il tutto e fare un test dal vivo alla fine. Vi lascio le immagini del rimontaggio. Nel frattempo, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi e ci vediamo alla fine per il test finale di accensione. Bene amici, a me non rimane che inserire la spina e testare questa riparazione. Vado a muovere la manopola del termostato per far accendere la resistenza e vedete la spia che si accende, segno che adesso il nostro ferro da stiro è tornato a nuova vita. Vado anche a misurare la temperatura della mia piastra e come potete osservare la piastra sta correttamente scaldando. E quindi anche questa riparazione è andata. A me non rimane che ringraziarvi per la visione. Se vi è piaciuto questo video, come al solito vi invito a mettere un bel like ed iscrivervi al canale per supportarmi e che aggiungere. Ci vediamo la prossima volta.